Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo della lana nel Medioevo. La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini, pecore e alcuni tipi di capre, da conigli e da camelidi come cammelli, lama, alpaca e vigogna. Di questi, le pecore erano la fonte principale di lana nell'Europa medievale, che era di gran lunga la fibra più utilizzata per la produzione di tessuti. Poteva essere estremamente calda e pesante, ma attraverso l'allevamento selettivo di animali e la selezione e le separazioni delle fibre grossolane da quelle fini si potevano ottenere tessuti morbidi e leggeri. Infatti diverse razze di pecora portavano lane di diversi tipi. La lana ottenuta veniva e viene tuttora chiamata lana vergine. Lo strato esterno era generalmente più grossolano e composto da fibre più lunghe e spesse, perché serviva da difesa stessa della pecora contro gli elementi, quindi respingeva l'acqua e bloccava il vento. Invece gli strati più interni erano più corti, ricci, morbidi ed estremamente caldi, perché questo strato era l'isolamento stesso delle pecore. Il colore più comune della lana era ed è il bianco, ma anche marrone, grigio e nero. La lana bianca era la più ricercata non solo perché poteva essere tinteggiata con qualsiasi colore, ma perché era generalmente più fina delle altre lane colorate. In epoca medievale era disponibile una grande varietà di tessuti di lana. Grazie alle diversità delle pecore e alla variazione della qualità della lana, tutti i gradi di fibra venivano utilizzati nella tessitura dei tessuti, con tecniche diverse, ma invece le tecniche di base di filatura, tessitura e finitura del tessuto erano essenzialmente gli stessi. La lana veniva tosata dalle pecore tutte in una volta, in un unico vello. Le fibre poi venivano separate in base alle varie qualità e in base alla ruvidità della fibra. Infatti, diversi tipi di lana erano destinati a diversi prodotti finiti che richiedevano diversi metodi di lavorazione. I due principali tipi di filati di lana prodotti erano il filato pettinato e il filato di lana. Il pettinato aveva fibre più lunghe e più spesse, di lunghezza più o meno uguale, e veniva impiegato per tessere tessuti leggeri e robusti. Non richiedeva molta lavorazione e la sua trama era chiaramente visibile nel prodotto finito. Il filato di lana invece aveva fibre più corte, ricce e fini, era più peloso e morbido e la stoffa tessuta richiedeva un'ulteriore lavorazione, una finitura liscia in cui la trama era impercettibile. Il tessuto così ottenuto era molto resistente, fine e ricercato. Successivamente la lana veniva lavata. Il processo di pulizia era molto rigoroso e comprendeva acqua calda alcalina, cioè un H con un pH superiore a 7, liscivia, una soluzione detergente ottenuta filtrando un miscuglio di cenere di legna in acqua bollente e persino urina stantia. Lo scopo era quello di rimuovere il grasso di lana, da cui si ottiene la lanolina, altri grassi e oli, nonché sporco e corpi estranei. Dopo la pulizia le lane venivano risciacquate più volte.
Dopo il risciacquo venivano stese al sole ad asciugare su dei listelli di legno e venivano battute o rotte con dei bastoni. Solitamente venivano usati dei rami di salice. Questo procedimento serviva a rimuovere gli eventuali corpi estranei rimasti e a separare le eventuali fibre arruffate o aggrovigliate. Successivamente le fibre venivano sottoposte a una tintura preliminare chiamata tinto di lana. Come detto in un precedente video, vi lascio il link qui su nella scheda informativa, le fibre prima di entrare a contatto con i pigmenti necessitavano un processo chiamato mordenzatura, in grado di fissare il colore alle fibre. Questi mordenti spesso rilasciavano un residuo cristallino che rendeva difficile la lavorazione delle fibre. Quindi in questa prima fase di lavorazione una tintura che veniva utilizzata era il guado, che non ne richiedeva l'uso. Altro passaggio a cui venivano sottoposte le lane era l'ingrassaggio con l'olio d'oliva o con il burro, che serviva alla protezione delle fibre prima di essere sottoposte al duro trattamento di lavorazione. Il passo successivo nella preparazione della lana per la tessitura variava a secondo del tipo di lana e degli strumenti disponibili, ma questo lo vedremo insieme nel prossimo video. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video, ciao!